L'acqua, quale bene più prezioso, soprattutto di questi tempi e con queste giornate veramente torride. Siamo a 1300 metri di quota alla mia baita, venite con me, vi faccio vedere come si preleva l'acqua da un torrente, come la si rende potabile, come la si controlla e come la si porta dentro la baita. Ciao a tutti e bentornati alla baita. Questo è un altro video tecnico del venerdì. Voglio spiegarvi come raccolgo e prelevo l'acqua dal torrente, come la gestisco e come la trasporto all'interno della baita. Ci troviamo sul versante nord-ovest delle Alpi italiane a circa 1300 metri di quota e adesso vi faccio vedere tutto. Ho la fortuna di avere il ruscello, la fonte che sgorga ad alcuni metri sopra la baita. Questo mi dà un grande vantaggio perché posso recuperare nel primo tratto l'acqua tramite un sistema a gravità, tramite questo secchio per alimenti. Il secchio per alimenti è diciamo un'esigenza perché limita la formazione di batteri e mucillagini lungo le pareti. Tuttavia il sistema va manutenuto. La realizzazione di questo secchio è stata fatta praticando alcuni fori intorno, come vedete dalle immagini che vi sto mandando, avvolto in un geotelo da circa 100 grammi di densità. È stato attaccato un tubo collettore per poter ovviamente prelevare l'acqua, riempito con 2 differenti granulometrie di ghiaia e infine coperto ed interrato qua. Il resto lo fa Newton, la forza di gravità. Quindi questo secchio qua, essendo più in alto, offrirà una pressione che alla baita sarà di circa 0,6-0,7 bar di pressione, circa 0,1 bar per metro di dislivello. Questo tubo che vedete arriva direttamente dal secchio che ho alcuni metri a monte della baita. Aprendo questo rubinetto carichiamo questa piccola cisterna. Ho usato questa cisterna dell'acqua piovana perché qui avevo a disposizione questo e perché la filtrazione vera e propria verrà effettuata dopo questa cisterna. Tuttavia sarebbe meglio usare un serbatoio per alimenti, di modo che il processo della formazione dei batteri venga resa più difficile. Bisogna cercare di far stagnare l'acqua il meno possibile, quindi cercate, se volete riprodurre questo sistema, di utilizzarla e riempirla senza farla stagnare per troppi giorni. Quindi non è necessario avere una cisterna enorme, l'importante è avere un buon afflusso di acqua dal torrente. E questo è più che sufficiente per vivere in pianta stabile a 1300 metri di quota in una baita come questa. Prima di aprire l'anta di questo piccolo armadietto che contiene il mio sistema dell'acqua, voglio darvi alcune nozioni, un breve ricapitolo del perché non è solo sufficiente filtrare l'acqua per una questione di batteri. Nell'acqua sono presenti molti composti. Considerate che l'acqua piovana, chi fa il caffè con l'acqua piovana, quei survivor che vedete che prendono l'acqua piovana, non è salutare. Se voi andate a testare la neve o l'acqua piovana, come ho fatto anche io in un video questo inverno, sono di una qualità veramente pessima perché contengono inquinanti, metalli e quant'altro. Non solo, in alcune zone del pianeta in alta montagna sono state rilevate delle microplastiche e quindi un buon filtraggio serve anche a rimuovere tutti questi sedimenti meccanici, perciò è necessario installare una pompa. E adesso vado ad aprire il mio sistema dell'acqua con questa serratura veramente smart. No panic, non è così complicato come sembra, anzi. Questa è una pompa a 12 volt, ci sono 2 pannelli solari sopra la cisterna che forniscono alimentazione a una batteria che viene ricaricata e che poi dà corrente
alla pompa a 12 volt, rendendo il sistema indipendente. La pompa è autoadescante. Cosa significa? Che prende l'acqua direttamente dalla tanica senza la necessità di doverla precaricare, e quindi espelle automaticamente l'aria. La pompa quindi aspira l'acqua dalla cisterna, tramite questo tubo bianco passa attraverso questo vaso di espansione, serve a rendere un po' più morbide le attività di partenza e arresto della pompa e seguire l'espansione e la contrazione del liquido in base alla temperatura, ma non è indispensabilissimo averlo, se ne può fare anche meno. Dopo il vaso di espansione l'acqua prosegue attraverso questa condotta e arriva a questo regolatore di pressione che ha una doppia funzione. 1. Regola la pressione per tutti gli componenti dell'impianto, rendendola compatibile con le varie esigenze. 2. Filtrazione dei sedimenti. Prefiltrazione dei sedimenti a 40 micron. E questo è un primo sistema di filtraggio. Dopo si arriva a questo più grande sistema di filtraggio da 10 pollici. Questo filtra meccanicamente a 5 micron, e questo è il dato importante, quindi filtrare a 5 micron per eliminare le microplastiche, e in più utilizza dei carboni attivi e quindi elimina la possibilità che ci siano dei batteri. Come faccio a sapere che è potabile? Mi è stato fornito un sensore molto innovativo che misura la qualità dell'acqua. È chiaro, un sensore non sostituisce gli esami di laboratorio e la sapienza di chi ha studiato all'università per condurre un esame completo sull'acqua, ma ci dà un'indicazione ben precisa della qualità dell'acqua, se la possiamo bere, se non la possiamo bere, se è il caso di cambiare i filtri perché non stanno lavorando bene, e per farci un'idea di come sta andando il nostro impianto. Ovviamente poi tutti i link sono in descrizione se volete guardare quello che ho utilizzato in particolare. Ma adesso proseguiamo. A questo punto l'acqua esce dal sistema di filtraggio. Questo sistema di filtraggio è molto basico, molto semplice, ma va bene così. Poi vedremo in baita utilizzerò ancora un altro filtro per cercare di rendere ancora migliore la qualità dell'acqua. L'acqua qui esce, arriva a questo piccolo scaldabagno portatile che ho reso fisso della Thermomate, azienda con la quale ho collaborato, e quindi l'acqua fredda, oltre che proseguire in casa attraverso questo collettore con tutte le valvole di arresto e di chiusura di sicurezza, oltre che proseguire in casa arriva a questo lavatoio esterno ed entra nel sistema di acqua calda che, come vedete, tramite l'utilizzo del gas, l'uscita poi va ai tubi rossi, e quindi riesco ad avere, oltre che l'acqua potabile a 1300 metri di quota, anche l'acqua calda per potermi lavare nelle giornate più fredde. Non fatevi ingannare da tutti questi tubicini aggiuntivi. Questo è un sistema di spurgo per allentare la pressione in caso di necessità o di manutenzione all'impianto. Stessa cosa vale per questo altro tubicino bianco. Tuttavia, questo è quello che ritengo il minimo indispensabile per prelevare l'acqua da un torrente e per filtrarla. Piccolo trucco: qui ad Alta Quota non ci sono i negozi del Fai da te o Ibrico Center, quindi datevi uno standard se costruite anche il più minimo degli impianti. Questo impianto è stato costruito con raccordi tutti quanti a mezzo pollice. Questo significa che potete interscambiare paradossalmente i pezzi tra loro o addirittura aggiuntarli nel caso di rottura di qualcosa. Questo vi dà sempre un sistema di backup. Datevi uno standard quando realizzate qualcosa, in base anche agli altri componenti del sistema. Dimenticavo di dirvi che questa pompa ha un pressostato inserito. Niente di trascendentale, un pressostato è un misuratore della pressione. Quando la pressione scende sotto un certo livello, la pompa si attiva e quindi rimanda in pressione l'impianto. Questo è il rumore che fa.
e quando si ferma vuol dire che la pressione è tornata stabile. Perché parlo di pressione? Perché è importante. Con la forza di gravità non potete pensare di filtrare l'acqua a 5 micron, che è quello che serve per i sedimenti, per le microplastiche e quant'altro. Dovete avere una pressione compresa tra i 2 e i 4 bar per poter efficientare questo sistema. Mi è stato chiesto perché non ho usato la sola forza di gravità per portare all'interno l'acqua. Beh, perché proprio per questo, perché per filtrare l'acqua con filtri da 5 micron non va bene la pressione di 0,6, 0,7, 0,8 bar che ho grazie alla sola di forza di gravità. Perciò è necessaria una pompa per arrivare ai livelli giusti e quindi far lavorare bene questi filtri. Per questo è necessaria una pompa. È anche bella fresca, però prima di berla utilizziamo un test dell'acqua. Ci sono test fai da te che possono darvi un'indicazione dell'acqua. Se siete in un contesto totalmente off grid di trekking, di emergenza, vi lascio il link di questo filtro che potete usare davvero ovunque, uno dei filtri più famosi al mondo, portatile, ve lo mettete nel vostro zaino e ve lo portate dietro. Ma per quanto riguarda l'acqua, diciamo oramai l'acqua corrente all'interno della baita e anche all'esterno, dobbiamo cercare di avere una misura per poter decidere e constatare se l'acqua è veramente buona. Due sistemi: uno, il più valido, un laboratorio certificato dove prendere un campione d'acqua e portarla, cosa che ovviamente ho fatto. Due, il costo di questi laboratori non è basso, almeno qua in Italia. Tuttavia un'azienda mi ha fornito un nuovo strumento tecnologico che adesso vi faccio vedere e cercherò di linkarvi anche il video dove l'ho usato, che fa un test dell'acqua preventivo. È anche abbastanza completo. Ed eccoci qua, bicchierino biodegradabile. Qua in Italia non è più permesso vendere bicchieri di plastica. È il nostro nuovissimo tester dell'acqua. Adesso vi faccio vedere sia il risultato sia come si utilizza. Innanzitutto sciacquo un pochino il bicchiere, prelevo una quantità media dell'acqua. Questo è lo strumento di riferimento. Qua sotto c'è la sonda che andremo a scoprire all'ultimo momento. Accendiamo lo strumento, vi dice di premere M per misurare, scopriamo la sonda, la immergiamo tra il minimo e il massimo, effettuiamo una misura, bastano pochissimi secondi e la qualità dell'acqua è 91% eccellente. Quindi con 91% eccellente, purtroppo fuori c'è una luce fortissima, quindi non è semplice leggere questo display all'esterno, però con il 91% abbiamo una qualità dell'acqua eccellente. Con la nostra piccola pompa possiamo averla corrente come a casa e quindi berla. Tuttavia, per essere ancora più sicuro e anche in caso di avaria della pompa e quindi del sistema dell'acqua, posso usare questo filtro a gravità della iSpring, azienda famosissima, leader nel settore. Non prendo soldi da loro, quindi questa è la mia personale opinione. Fa dei sistemi molto completi e anche questo bellissimo sistema a filtrazione a gravità, quindi non c'è nessuna pompa dentro, raccogliete l'acqua qui dentro, l'acqua viene filtrata e poi tramite questo rubinettino ve la potete tranquillamente bere. Io cosa faccio? Oltre ad averla filtrata dal sistema dell'acqua, la prelevo e la faccio passare qui dentro per avere una qualità proprio da tranquillità assoluta.
Spero che questo breve video vi sia stato utile, l'ho voluto fare corto e di immediato proprio per rendere la praticità di questo sistema. Se volete realizzarlo vi lascio tutti i link in descrizione degli equipaggiamenti che ho utilizzato. E che altro dire, cliccate il like, il resto, iscrivetevi se vi piace, e per i miei follower storici ci vediamo domenica per il vlog. Richiudo la serratura smart.